Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Quello che vedrete oggi è il quarto video dedicato alla preparazione di un motore da corsa per Vespa Small Frame Formula Endurance. Oggi vedremo come si misura e si corregge l'altezza di squish, come si misura il rapporto di compressione geometrico e inoltre vi mostrerò una lavorazione fatta sul guidaflussi che ho omesso di mostrarvi nel video dedicato al pacco lamellare. Eccolo qui il nostro guidaflussi. L'unica operazione fatta è stata quella di abbassare il traversino dandogli una forma ad arco in modo che lo spessore occupato da questa parte fosse compensato dal punto in cui la cuspide si allarga. Siccome che lo squish potrebbe essere molto alto, ho provveduto facendo una cappiola allo stagno ad arrotolarlo in modo da aumentarne il diametro schiacciabile. Quindi siamo pronti per montare la nostra testata. Eccolo qui, adesso sì. Allora, misuriamo nella parte schiacciata, spero di riuscire a farlo vedere in camera. Sono circa 2 mm, per la precisione 2 mm e 2. Quindi adesso ci trasferiamo al tornio per abbassare di 1 mm e 2 la testata in modo di arrivare a 1 mm di squish, che è quella di progetto. Eccoci pronti ad eseguire le lavorazioni. Ho già provveduto a montare la testata tramite l'apposito strumento che fornisce Pinasco proprio per la tornitura della testa sul tornio. L'operazione preliminare che già ho effettuato è quella di tornire la banda di squish con la medesima inclinazione ma a un diametro più grande, in modo che quando noi abbasseremo il piano faremo in modo di trovare poi il diametro esatto rispetto al nuovo posizionamento che abbiamo fatto sul tornio. Ho fatto questa operazione perché il dente che era presente sulla testa era esattamente da 1,2 mm, cioè la misura che dovevamo togliere per ottenere 1 mm di squish. Cominciamo. Perfetto. E la nostra testata è pronta. Tornati sul motore, la prima operazione che effettuiamo è individuare accuratamente il punto morto superiore e bloccare il volano in modo che il pistone rimanga in questa posizione, così da poter misurare il rapporto di compressione. Quindi giro, tenendo fermo il motore, il volano, facendo salire il pistone fino a quando non raggiunge il punto più alto. Eccoci qua, siamo arrivati.
teniamo un po' indietro, eccolo qui. Volano bloccato. Togliamo il comparatore. Dopo aver individuato il punto morto superiore, andiamo a verificare che il cilindro si trovi in verticale per avere una misura attendibile della capacità della camera di scoppio. Lo faccio utilizzando una livella nei due versi. Spero si riesca a vedere. Zoom un pochino. Ecco. Questo verso è in bolla, quest'altro verso è in bolla. Perfetto. Possiamo effettuare la nostra misura. Allora, mettiamo la testata. Siamo pronti. Lo strumento che utilizzeremo è questo. Eccola qui. Una buretta graduata. Non so se si riescono. Eccolo qui. Ci sono tutti i numeri. Perfetto. Abbiamo caricato 25 cc. Cominciamo la misurazione. Ci aiutiamo con una luce per vedere quando siamo arrivati. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, leggiamo. Ne abbiamo consumati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne abbiamo consumati. Perfetto, quindi la camera di scoppio ha capacità di 9 cm3 con squish di 1 mm. Calcoliamo quindi il rapporto di compressione. Il volume del cilindro è 132,43, quello della camera di scoppio invece è 9 cm3. Il rapporto di compressione che ne consegue è 15,71, che è troppo alto per questo tipo di motore. Torniamo quindi al tornio e modifichiamo la camera di scoppio. Sulla testata allargheremo la cupola cercando di non ridurre la banda di squish, quindi lavoreremo dentro andando sul laterale. Bene, adesso andiamo con la carta vetrata a lucidare. Già ci siamo, molto meglio, però dobbiamo usare questa qui che è più piccola. Perfetto. L'ultima lisciatura la facciamo a mano. Ci possiamo fermare.
Ed ecco il nostro risultato. Una forma toroidale. Abbiamo rimontato la nostra testata e proseguiamo con le misurazioni. Questa volta la buretta graduata partirà da 9, che era il punto in cui ci siamo fermati prima. Quindi apriamo e sempre aiutandoci con una luce verifichiamo il livello. Ecco qui, chiudiamo, misuriamo, siamo esattamente a 19, vuol dire che abbiamo tolto un solo centimetro cubo. Il nuovo rapporto di compressione dopo le lavorazioni sulla camera di scoppio sarà di 14,7 a 1, visto che il volume del cilindro è sempre 132,43 e mentre il volume della camera di scoppio passa da 9 a 10. È ancora troppo alto, quindi dobbiamo nuovamente tornare al tornio. Ok, proseguiamo con la carta vetrata. Rifiniamo la superficie a mano. Ok, io direi che ci possiamo fermare. Andiamo a misurare. E questo è il risultato. Adesso la testa è molto più simile a quella di un due tempi sportivo, quindi sempre con la cupola toroidale ma con le proporzioni tra cupola e banda diverse. Rimontata la nostra testata siamo pronti per effettuare nuovamente la misurazione. Prendiamo la nostra buretta graduata e cominciamo. Dalla nuova misurazione è emerso che la camera di scoppio ha una capacità di 12 cm3, quindi facciamo nuovamente il calcolo del rapporto di compressione. Il rapporto di compressione geometrico finale quindi sarà di 12 a 1, idoneo per il tipo di motore e l'uso che ne dobbiamo fare. Per oggi è tutto, vi saluto, appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.